Bentornati sul canale, in questo spazio dedicato a tips and tricks per Final Cut Pro. Oggi vediamo come porre rimedio a quel messaggio in cui si dice che l'export fallisce per un problema di render ad un determinato frame. Oggi vediamo come porre rimedio appunto a quel messaggio di errore in fase di export. Mi è capitato diverse volte e all'inizio veramente mi ha fatto impazzire perché non riuscivo a capire quale fosse il problema. Io utilizzo spesso compressor in fase di esportazione e mi è capitato appunto che l'esportazione fallisse. Ora, il problema è quello di andare a individuare qual è il punto in cui il render per l'esportazione fallisce. Vediamolo in Final Cut Pro. Bene, siamo in Final Cut Pro. Ci viene indicato in fase di esportazione un messaggio d'errore in cui viene indicato un certo frame. Bene, come individuarlo sulla timeline? Qui come vedete abbiamo un'indicazione oraria di ore, minuti, secondi. Bene, andiamo su Final Cut Pro Settings oppure Command, virgola, e appare appunto la tabella generale. Da qui in Time Display andiamo, anziché ore, minuti, secondi e frame, a scegliere Frames. Bene, come vedete qui abbiamo l'indicazione dei frame. Spostandoci sulla timeline abbiamo quindi l'indicazione del frame corrente e possiamo quindi andare a posizionarci sopra quello che ci dà problemi. Ora, supponiamo di non voler navigare, possiamo andare velocemente con CTRL P e andare a digitare il frame che ci viene indicato, per esempio 10.035. Ebbene, la playhead si posiziona proprio sul frame problematico. Spesso quello che dà problemi può essere un file corrotto. A me è capitato moltissime volte un effetto, un plugin applicato, una transizione, era l'origine del problema. Quindi l'ho eliminata e l'ho rimessa. Bene, la prima cosa da fare è quella di sostituire la clip. Come la sostituiamo? Shift più F e automaticamente l'avremo già qui selezionata. La prendiamo, la trasciniamo sopra e qui compariranno le varie possibilità, replace, replace from start, from end, eccetera. Noi dovremmo fare un semplice replace. A me personalmente nel 99% dei casi, reimportando la clip e facendo un replace, ho risolto il problema. Con un semplice replace ho spesso risolto senza alcun problema, senza dover modificare nulla. Bene, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!